3, 2, 1, lift off. Ecco un'immagine bellissima di Saturno presa dalla sonda Cassini nel 2013. Questa è chiamata The Pale Blue Dot. È un selfie fatto a 1,5 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, oltre 3.700 volte la distanza della Terra dalla Luna. Ma il primo selfie interplanetario fu scattato dalla sonda Voyager 1 il giorno di San Valentino del 1990 e per quell'occasione l'astrofisico Carl Sagan scrisse: da questo distante punto di osservazione la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma guardate bene, quel puntino è qui, è casa, siamo noi. Ogni essere umano che sia mai esistito è vissuto lì, in quel minuscolo granello di polvere. E aggiungerei un granello un po' speciale. Un speciale perché ci ospita, e da quel minuscolo granello di polvere che è appunto la Terra, per la prima volta nella storia dell'umanità siamo in grado di scoprire la vita su altri pianeti. Adesso state con me, perché partiamo per un viaggio che un po' comprende un cambio di prospettiva, un ribaltamento, in cerca di un nuovo punto di vista che ci permetta di capire il nostro posto nell'universo. Io sono una ricercatrice di astrofisica e mi occupo di scoprire esopianeti orbitari intorno ad altre stelle che non sono il nostro Sole. Esopianeti perché appunto sono fuori dal Sistema Solare. Il 6 ottobre del 1995 fu una scoperta strabiliante, perché in un momento praticamente cancellò tutte le nostre conoscenze teoriche sulla formazione e l'evoluzione dei sistemi planetari, all'epoca ovviamente basate sull'unico sistema planetario noto, cioè il nostro. Quindi un cambio radicale di prospettiva. Come dice la canzone, erase and rewind, gli astronomi hanno dovuto incominciare completamente da capo, perché una scoperta un po', diciamo, quasi per caso. Abbiamo scoperto il primo esopianeta, quindi wow! Però non sapevamo assolutamente spiegarci l'esistenza, perché 51 Pegasi b, che è un gigante gassoso, deve essersi formato lontano dalla stella, e invece era così vicino che non potevamo sapere come ci fosse arrivato. Ops! Quindi 51 Pegasi b costrinse a un nuovo modo di pensare. Era appunto gigante gassoso così vicino che è stato chiamato Hot Jupiter, cioè Gioviano caldo. Un esopianeta quindi il cui anno dura 4 giorni e mezzo. A paragone quello di Mercurio dura 88 giorni e noi la Terra facciamo un giro in 365, quindi proprio una novità estrema. Da questo momento in poi abbiamo scoperto oltre 5.200 esopianeti orbitare intorno a stelle più o meno simili al nostro Sole nella nostra galassia, direi quasi nel nostro giardino galattico, perché abbiamo possibilità di scoprirli solo vicino a noi. Ma più pianeti scusate, scoprivamo, maggiore era la diversità che osservavamo e nuove sorprese ogni giorno ci attendevano. E abbiamo scoperto praticamente pianeti così piccoli e così densi da essere fatti interamente di ferro, oppure pianeti giganti gassosi da essere così leggeri, simili praticamente ad avere la consistenza dello zucchero filato. Abbiamo scoperto mondi di ghiaccio, simili a Encelado, una delle lune di Saturno, o mondi di lava gorgogliante, come Io, una delle lune di Giove. Abbiamo scoperto degli esopianeti grandi come delle stelle, abbiamo scoperto degli esopianeti intorno a delle stelle binarie come Tatooine. In Kepler 16b, per esempio, come su Tatooine, voi avreste 2 ombre. Abbiamo scoperto degli esopianeti intorno a dei sistemi multiplanetari, come TRAPPIST-1, che conta 7 pianeti rocciosi simili alla Terra e alcuni potenzialmente abitabili. Abbiamo trovato degli esopianeti intorno a delle stelle zombie, cioè delle stelle che hanno finito il loro ciclo vita.
E più guardavamo, più scoprivamo esopianeti in ogni luogo in cui volgevamo lo sguardo. E questa storia continua tutt'oggi con delle scoperte inaspettate, quotidianamente. Ma all'inizio vi avevo parlato un pochino della possibilità di scoprire la vita, quindi torniamo un pochino a questo concetto di scoprire la vita nell'universo e pensiamo alla capacità che ci regalano le nuove tecnologie e i nuovi avanzamenti che abbiamo adesso la possibilità di avere per capire di cosa sono fatti questi esopianeti. Grazie a delle tecnologie particolarmente avanzate siamo in grado di osservare l'atmosfera che deriva direttamente, che fa parte di questi pianeti, tramite l'atmosfera che passa attraverso la luce del Sole che passa attraverso l'atmosfera del pianeta. Noi possiamo capire di cosa è composto quell'atmosfera, cosa che è fondamentale per capire se c'è la vita su quel pianeta. È possibile, per esempio, che ci sia del metano e quindi che quell'atmosfera su quel pianeta abbia un odore di uova marce, non bellissimo, oppure di broccoli, come hanno pubblicato qualche giorno fa. Del luglio scorso, uno dei primi regali di questo anno, ce l'ha fatto il James Webb Space Telescope, un telescopio che è stato lanciato il 25 dicembre scorso, un regalo pazzesco per tutti gli astronomi, e ha rilevato, pensate, la molecola del biossido di carbonio, cioè la famosa CO2 nell'atmosfera di WASP-39b, un pianeta la cui scoperta porta la mia firma. Ora, cosa ci aspetta nel futuro? James Webb, come vi raccontavo, sta regalando delle grandissime immagini, non solo belle dal punto di vista estetico, ma con una capacità informativa pazzesca. E nel 2026 la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea Plato partirà alla caccia di un gemello terrestre, una Terra 2.0, un pianeta piccolo, roccioso come la Terra, che si trovi alla stessa distanza della Terra dal Sole e quindi che permetta di avere acqua allo stato liquido sulla sua superficie, condizione per la quale noi sappiamo sul nostro pianeta esserci la vita. Ma voglio fare una riflessione con voi. Ora, pensate di essere in una notte d'estate al mare e che state passeggiando. Ora vi chinate e prendete tra le vostre due dita un piccolo granello di sabbia. Prendete questo granello di sabbia e puntatelo al cielo in una zona oscura. In quel minuscolo granello di sabbia che voi state tenendo tra le mani ci sono migliaia di stelle e di galassie, e questo ce l'ha rivelato il telescopio Hubble, il famoso telescopio che ora praticamente è stato sostituito quasi a livello tecnologico dal James Webb. Il James Webb, puntando lo stesso campo di osservazione, ci ha regalato, come per un miope, penso che i miopi qui in sala mi capiscano, mettere un nuovo paio di occhiali quando il vecchio non è più sufficiente, proprio regala una nuova visione, una profondità di campo, una quantità di dettagli prima assolutamente non rilevabile. In quell'immagine di James Webb Space Telescope, che potete trovare online ovunque, del Deep Field, ci sono delle galassie che hanno oltre 13 miliardi e mezzo di anni, cioè delle galassie che si sono formate all'incirca 200.000 anni dopo il Big Bang. Ecco, vi ricordo che questa storia è partita dal granello di sabbia che voi tenete nelle mani. Pensate che nella nostra galassia, la Via Lattea, c'è una stima che ci siano tra le 200 e le 400 miliardi di stelle. Ognuna di esse ha almeno un pianeta. E in quel piccolo granello di sabbia ci sono milioni di stelle e migliaia di galassie che voi tenete fra le dita. Quindi vi lascio immaginare la vastità della possibilità della vita nel cosmo. Pazzesca. Ma c'è un ma, e prima di lasciarvi voglio fare questa riflessione. Molto spesso si parla degli esopianeti come di una possibile seconda meta per l'umanità. Bene,
se voi pensate di poter andare, benché, scusatemi, andare su Marte, sulla Luna, sia uno sforzo tecnologico assolutamente necessario e fondamentale per poter procedere nella ricerca, se pensate di poter andare nell'esopianeta più vicino al Sistema Solare, quindi quello che potenzialmente potrebbe essere più abbordabile, Proxima b, che dista 4 anni luce da noi, significa affrontare un viaggio di 70.000 anni. Quindi si impone una riflessione che è quella di cercare di studiare questi esopianeti, non è il motivo di cercare una seconda casa per l'umanità, ma piuttosto quello di riflettere sull'unicità del nostro sistema solare e della Terra, perché in questo momento noi siamo l'unico pianeta abitabile, cioè che si trova ad una distanza dalla stella che permette di avere acqua allo stato liquido sulla superficie, che è anche abitato, cioè che sostiene la vita. Quindi, alla fine dei conti, forse è meglio proteggere questa unicità perché al momento there is no planet B.